Degli strani suoni escono dal mio PC fisso. Sembra come se all'interno ci fosse una tempesta di fulmini. E questo mi ricorda qualcosa. Posso iniziare smontando l'alimentatore a partire dalle 3 viti poste nella parte posteriore del case. Sarà adesso il turno di rimuovere l'alimentatore dalla scheda madre. Devo fare leva sul perno azzurro che blocca lo stesso alimentatore. Una volta uscito vedo subito una zona grigia e penso che questo sia solo l'inizio. Adesso posso svitare le viti che bloccano il coperchio dell'alimentatore. Le viti nella parte posteriore sono quelle dedicate al blocco della ventola, ma decido comunque di rimuoverle adesso. Quello che bisogna ricordarsi è poi rimontarle nel giusto ordine, perché tutte hanno dimensioni diverse. Lo smontaggio dell'alimentatore passa dalla disconnessione dei cavi di collegamento alla scheda madre. Rimuovo il coperchio di protezione del blocco ventola dissipatore processore e rimuovo questi altri due connettori. Per poterli distinguere l'uno dall'altro e ricordarmi l'ordine di connessione, decido di identificarli segnandone uno col pennarello. E una volta liberati i cavi, posso rimuovere definitivamente l'alimentatore dal case. Mi aiuto con un cacciavite per aprire la copertura in metallo dell'alimentatore. Basta fare scorrere le guide ed il gioco è fatto. I get it. Anche all'interno dell'alimentatore si è accumulata una grande presenza di polvere e il rumore che si sentiva all'interno potrebbe essere causato proprio da questo accumulo. Per procedere alla pulizia mi faccio sempre aiutare da qualche amico. My friends will come. Armato di cordon fioc e alcol isopropilico, eseguo una pulizia approfondita della ventola. Per pulire anche sotto la scheda dell'alimentatore dovrò prima smontare le viti di bloccaggio e poi rompere la fascetta che blocca cavi e ventola. La scheda dell'alimentatore è ben isolata, infatti non trovo un grande accumulo di polvere sotto questa. Una volta completata l'operazione sarà possibile rimontare il tutto riavvitando le viti di bloccaggio. Decido di collegare già da adesso le viti della ventola. Queste sono le viti che bloccano il gruppo ventola alla scheda madre. E una volta aperto il PC è il momento buono per fare una manutenzione con pulizia e la verifica della pasta termica residua sul processore. Per smontare ventola e dissipatore basta svitare le viti che bloccano il gruppo. Ed infatti la pasta termica sembra praticamente sparita. Un'operazione delicata è quella di scollegare la ventola dalla scheda madre, anche perché il connettore sembra molto delicato. Passo alla migliore soluzione per il raffreddamento del processore. Vista la secchezza della pasta termica, la rimuovo prima con un piccolo attrezzo in plastica e utilizzo alcol isopropilico e cordon fioc per la pulizia degli ultimi residui di pasta termica. Lo stesso tipo di pulizia la eseguo sul dissipatore. Mi aiuto con un pennello per la prima pulizia della ventola e poi, sempre con alcol isopropilico e cordon fioc, per la pulizia delle parti residue. Stessa cosa con le parti in plastica. Uno tra i momenti più importanti è quello dell'applicazione della pasta termica, perché su internet si trovano diverse scuole di pensiero, dall'applicazione a chicco di riso, oppure una bella X, ma il sistema che preferisco è il metodo bandiera della Sardegna. Col sistema inverso procedo a richiudere il gruppo ventola e dissipatore, semplicemente riavvitando le viti di blocco alla scheda madre. Richiudere il coperchio dell'alimentatore è un lavoro semplice ma preciso, perché le guide dovranno essere allineate e la chiusura perfetta. E adesso basta riavvitare le viti per bloccare il coperchio di chiusura. Le due scanalature presenti nella parte posteriore dell'alimentatore mi aiutano a capire la posizione esatta per poterlo richiudere correttamente. Ho la certezza che l'alimentatore è posizionato correttamente se il perno con l'adesivo azzurro blocca in modo stabile questa parte. Inoltre, se l'alimentatore è posizionato nel modo corretto, corrisponderanno i fori per avvitare l'alimentatore al case.
Avendo segnato in precedenza i connettori con un pennarello, sarà più semplice ricollegarli alla scheda madre. I connettori andranno riposizionati nel loro ordine ed il collegamento all'interno di questo genere di computer è abbastanza semplice. Una volta completati i collegamenti sarà il momento di riordinare i cavi. Nice dress. Si dovrà sentire lo scatto per essere certi di aver riagganciato il coperchio. E adesso test in religioso silenzio. Se ti piacciono questo genere di contenuti, like e iscriviti al canale. Ciao e buon Deloptiplex a tutti!